Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato ad uno degli artisti inglesi che ha fatto la storia del romanticismo in arte e in poesia alla fine del Settecento, William Blake. Ho da poco visitato la mostra dedicata ai suoi lavori alla Tate Britain di Londra e per la prima volta ho visto dal vivo le sue opere, quasi surreali e che soprattutto mi hanno colpito per l'originalità e la spiritualità. William Blake è noto per aver realizzato lavori legati alla sua fede religiosa e ai suoi problemi esistenziali. Molte delle sue opere sono considerate una risposta alle sue ossessioni religiose che lo hanno tormentato per tutta la vita. E infatti credeva fortemente nella distinzione fra il bene e il male, ma di essere al tempo stesso un cristiano devoto. In realtà la sua era una visione personale e surreale della cristianità, spesso infatti non accettata dai contemporanei. Blake nasce qui a Londra alla metà del Settecento da una famiglia di negozianti di Soho che lo incoraggia fin da subito a seguire le proprie passioni, fin da bambino. Frequenta fino a 14 anni una scuola di disegno, per poi iniziare un apprendistato come incisore in una delle famiglie di incisori inglesi più famose nella storia dell'arte, quella di James Bezier. La tecnica dell'incisione prevede la copia di un'immagine attraverso il taglio di linee sottili su una lastra di metallo, in modo che questa immagine possa essere poi stampata e riprodotta più volte. E Blake ama la precisione necessaria a questo lavoro. A causa del fatto che le sue opere sono così differenti da quelle dei contemporanei, molti credono che sia stato un artista non educato ai canoni classici dell'arte. In realtà non è così. Blake si allontana infatti consapevolmente fin dall'inizio della sua carriera da artista dalle scelte convenzionali dell'arte di quel periodo. Vuole infatti creare uno stile unico e personale. Si racconta ad esempio che il maestro Bezier lo mandasse da ragazzino fuori dallo studio per andare a disegnare dal vero le architetture della città di Londra, solo perché gli altri apprendisti non lo volevano intorno. Invece si è scoperto con il tempo che questo esercizio di stile era molto importante per Blake stesso, che amava disegnare e trascorrere così il suo tempo fin da bambino. Dopo 7 anni di apprendistato da incisore, William Blake si iscrive alla Royal Academy of Arts. L'esperienza in accademia verso la fine del Settecento è una di quelle che cambia davvero la vita di un artista. I modelli di moda in questo periodo sono la scultura greca e romana e le caratteristiche da sviluppare nelle proprie opere devono essere l'ordine e la perfezione. Ma tutto questo è molto lontano dagli interessi di Blake, che desidera invece creare una propria visione dell'arte molto più vicina al gotico che al classico. Spesso si trova a criticare infatti i suoi insegnanti che sono troppo presi da interessi personali di carriera. L'unica eccezione è Henry Fuseli, che condivide con lui l'idea di creare delle opere che siano legate al soprannaturale e allo spirituale. Blake, davvero artista genio del periodo, prova ad innovare l'arte anche dal punto di vista tecnico, non solo ideologico. Così nel 1788 inventa una nuova forma di incisione che viene chiamata relief etching, una particolare incisione che viene fatta a rilievo. Questa gli permette di stampare a colori e di combinare i testi e le immagini. Ancora oggi l'esatto metodo di Blake rimane un mistero, però si sa che lo utilizzava spesso, soprattutto da quando inizia ad avere una propria attività editoriale di stampatore, quindi un proprio negozio. Blake utilizza questa tecnica per creare una serie di lavori visionari, libri in particolare. In queste opere i temi principali sono quelli morali e politici del tempo, quindi la tratta degli schiavi, la rivoluzione sociale e culturale, ma anche la libertà sessuale. All'interno di queste opere Blake utilizza simboli e segni con significati davvero specifici, precisi, che allora purtroppo però non vengono né capiti né apprezzati dai contemporanei. Blake è anche un poeta e uno scrittore, una capacità che, unita a quella del realizzare incisioni, disegni e acquerelli, gli permette di raccontare la sua visione della società e il disgusto che a volte prova verso le ingiustizie sociali di questo periodo. Le opere di Blake hanno spesso riferimenti alla Bibbia, a Shakespeare e alla poesia di Milton. Questo perché molte delle sue serie di acquerelli, ad esempio, sono stati realizzati su commissione. Blake per gran parte della sua vita ha lavorato in questo modo. Era libero di creare ciò che desiderava, senza troppi limiti, e al tempo stesso poteva sostenersi economicamente, questo grazie ai suoi mecenate. Uno dei più importanti è stato Thomas Bach, un funzionario dello Stato che lo ha supportato per anni, arrivando a possedere una collezione di quasi 200 lavori, quasi 200 opere di Blake. Un altro forte sostenitore è stato il poeta William Hayley, che lo ha perfino accolto nella sua casa nel Sussex, ma con il quale l'amicizia si è completamente interrotta a causa di un litigio di Blake con un soldato, cosa che l'ha portato poi in tribunale.
In questa occasione Hailey lo ha difeso, ma da questo momento in poi si sono interrotti i rapporti. Tutto questo porta Blake ad un periodo meno felice della sua vita d'artista e anche ovviamente ad ottenere meno commissioni. Con la sua più importante mostra del 1809, Blake vuole spiegare al mondo dell'arte inglese il suo punto di vista e scrive così il catalogo da solo, però si rivela un po' un disastro. Le sue opere non vengono accettate, addirittura vengono ridicolizzate, così decide di non esporre per moltissimi anni. Blake però è un visionario e le sue immagini sono così ricche di simboli e i suoi temi sono talmente legati al romanticismo che a quel punto preferisce la creatività alla ragione, la libertà alla repressione e il mantenere una propria individualità dall'essere conforme rispetto alla moda dell'arte del periodo. Le figure umane nelle sue opere sono spesso rappresentate con delle espressioni che potremmo definire irreali. I corpi sono muscolosi e in posizioni che sono anche complesse da ottenere. Dopo alcuni anni all'ombra, quindi appunto senza esporre, Blake torna ad esporre e creare dei grandi capolavori, soprattutto negli ultimi 10 anni della sua vita. Questo grazie all'amicizia con un altro artista, un giovane artista, si chiama John Linnell, per il quale realizza 2 serie di acquerelli che rimarranno nella storia dell'arte, Gerusalemme e la Divina Commedia. È proprio il fatto che sia diventato una sorta di modello per i giovani, un ideale all'inizio dell'Ottocento, lo ha reso l'artista romantico inglese che noi conosciamo e che amiamo tutt'oggi. Questi video legati alle mostre che ho l'occasione di visitare sia a Londra che in altre città d'Europa attraverso i miei viaggi sono per me un'occasione per portarvi con me alla scoperta dell'arte. Quindi, se questo video su Blake ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime mostre. Grazie della compagnia e alla prossima!